Salvete omnes, sono Mordi e oggi mi trovo, dove ci troviamo? Ci troviamo a Conflans Sant'Onorina, dalle Ziveline, a 30 km da Parigi. E sono io l'ospite oggi d'onore dalla mia carissima amica Patrizia. Benvenuto. E Patrizia è la professoressa, dottoressa Patrizia de Torre, che lavora, dove lavori? All'Università Sorbonne Paris Nord, anche conosciuta come Parigi 13, a qualche chilometro da Parigi. Bueno, grazie Patrizia, quindi adesso possiamo andare un po' a sederci che vorrei condividere un po' di conversazione con te e così parliamo un po' della vita di noi che ci conosciamo da tanto. Dell'universo. Dell'universo, voilà. Quindi andiamoci, dai. Andiamo. Allora, Patrizia, bueno, grazie di essere qua, di aver accettato di venire un po'. Io vorrei un po', possiamo parlare di noi perché ci conosciamo da tantissimo, no? La nostra vita è Sì, stata... ci conosciamo da un'altra vita. Da un'altra vita, da dove? Dove siamo conosciuti? Noi ci siamo conosciuti a Copenaghen. Quando? Quando è a Copenaghen? No, 2006. 2006. Sì, io facevo il mio primo postdoc. Quindi avevo finito appena il dottorato e mi sono trasferito lì per lavorare con me. Per lavorare con te, che è stato un piacere. Che è stato bellissimo. Bellissimo. E tu cosa fai? Cosa lavori? Com'è il tuo lavoro? Dunque, il mio lavoro, io mi occupo di insetti sociali, infatti per puoi questo guardare ci un po' la siamo camera conosciuti. Così ti vedono. Penso che ci siamo conosciuti. Soprattutto le formiche. Anche se abbiamo fatto delle cose anche sulle api, sulle vespe, perché fanno tutti parte di questo gruppo che sono gli imenotteri sociali. Noi ci siamo interessati molto, anche con te Fernando, al riconoscimento tra compagni di nido, ok? E per molti anni abbiamo studiato i segnali chimici, come facevano queste formiche a riconoscersi, e poi piano piano ci siamo interessati di più alla cognizione. Comunque come fanno queste formiche a processare le informazioni del mondo esterno e grazie a te abbiamo sviluppato dei protocolli molto interessanti che ci permettono di studiare per esempio l'apprendimento nelle formiche. Benissimo, ma tu dove sei all'inizio? Perché tu non sei, noi ci siamo conosciuti in Danimarca, ma tu non sei danese nemmeno io. No. Perché parliamo in italiano? Io sono italiana, in effetti ho fatto il mio dottorato a Parma, all'Università di Parma, e poi vari postdoc in Francia, a Tours, la mia prima postdoc, poi dopo ho lavorato in Germania e poi a Copenaghen come professore associato dove ci siamo conosciuti. Sì, e tu adesso lavori qui in Francia, quindi da quanto tempo? Da 15 anni. Un sacco di tempo. E quindi qual è la cosa, ti piace il tuo mestiere? Qual è la cosa più bella di questo mestiere? La cosa più bella del mio mestiere sono gli studenti, perché sono molto bravi. I postdoc? Anche il postdoc, sì. I collaboratori, sono quelli che lavorano. Bene. Perché sono molto, diciamo che soltanto discutendo con delle persone molto interessate a degli argomenti riusciamo a trovare delle soluzioni, delle risposte a delle domande o semplicemente delle domande interessanti. Tutti così da soli non possiamo farlo, no? Sono cose molto più interessanti. Io mi ricordo quando abbiamo fatto il progetto per una tesi di dottorato, io e te insieme, anche al candidato, in un bar a Copenaghen. Sì, quella è lui se ne ricorda. È iniziata prima, l'ho raccontata quella, non l'ho raccontata nel mio video mai, quindi la raccontiamo un po' al pubblico in generale. Sì, che era il mio primo studente in master, perché lui ha cominciato con il master e sì, davvero me lo ricordo che era in un bar e che ci siamo messi a parlare e lui era olandese, carissimo, no? Nick, che è una persona, Nick Boss, che è una persona carissima e che vogliamo tanto bene.
E mi ricordo che io volevo pensare a cosa proporle e quindi mi ricordo che ho comprato un bicchiere di birra grandissimo per lui perché questo beveva come olandese grande e poi sì, lui, quindi io le lasciavo il mio bicchiere perché se io volevo essere un po' lucido ancora, un po' sobrio. Sì, abbiamo fatto quindi questa, effettivamente però la discussione è stata interessante. Questo dimostra che magari le idee più interessanti, più belle vengono quando siamo rilassati e discutiamo con le persone che ci piacciono, con le quali ci intendiamo bene. Perché ci vuole dire, siamo riusciti a fare quel progetto così un po' velocemente perché noi conoscevamo, no, la letteratura, cosa c'era fatta prima, non è che bevendo birra vengono le cose con la magia, però è vero che sì, quando l'ambiente è così festivo, allegro, no, come dire, rilassato, si riesce di più. È possibile. E per te, per esempio, è importante fare degli articoli, pubblicare quello che facciamo, è importante, però in scienza sempre si parla di questa cosa, della quantità, no? Ma adesso effettivamente pubblicare le ricerche è molto importante perché dobbiamo far conoscere agli altri quello che abbiamo scoperto. Però anche per la nostra carriera, perché tutti questi articoli vengono utilizzati per delle famose metriche che ci permettono di avere delle promozioni o dei riconoscimenti o dei finanziamenti, quindi è vero che il sistema funziona su queste cose. Io faccio parte di molti comitati di selezione per tantissime cose diverse e quando i colleghi parlano di numero di pubblicazioni io mi arrabbio parecchio perché non possiamo limitarci al numero di pubblicazioni, è importante anche e soprattutto sapere cosa c'è in queste pubblicazioni. E quindi diciamo che è vero, il numero è importante, nel senso che bisogna pubblicare, ma è meglio fare una bella pubblicazione piuttosto che 4 pubblicazioni mediocri. Sì. E tu che cosa trovi di difficile, un po' sgradevole? Nel mio lavoro sgradevole sono tutte le parti amministrative che siamo costretti a fare. Noi abbiamo firmato un contratto per essere degli insegnanti e ricercatori, ci fanno fare anche gli amministratori, i contabili, tutte queste cose, quindi questo non mi piace. Anche a me, sono d'accordo. E una cosa difficile? Una cosa difficile non lo so perché a me piacciono le cose difficili. Sì. Quindi più è difficile più mi piace. Vabbè, è una sfida. Una cosa difficile forse è lavorare con le formiche piccole. Io ho sempre lavorato con le formiche abbastanza grandi, da 1 centimetro e più. Forse lavorare con delle formiche molto piccole sarebbe un challenge interessante. Il problema è che adesso io non vedo, le cose piccole non le vedo più, assunte, no, non ho messo gli occhiali, però sai che si fa difficile, però va bene, per le prossime generazioni, giovani ricercatori che lavorino con le formiche piccole. E poi, non so, un tema che mi interessa molto a me è il sessismo, no? Il fatto di essere una donna, per te quello... Sì, guarda, questo è un problema. Poi voglio rassicurare tutte le giovincelle che con l'età questo problema comincia a diminuire, perché insomma quando si è più giovani si subisce di più, con l'età si ha un pochettino più di sicurezza e quindi si può rispondere. Però effettivamente essere una donna e in più essere straniera nel posto dove lavoro non è una cosa così facile da gestire tutti i giorni. Queste cose esistono anche se magari le persone non lo fanno in maniera cosciente, ok? Sì. E quindi l'unico modo è cercare di non lasciarsi coinvolgere, insomma, se il sessismo è sopportabile, ignorarlo. Sì, ma io posso condividere l'avviso perché ho subito anche io, essendo gay eccetera, è difficile anche per noi quando non siamo uomini cis eterosessuali, le cose sono in generale più difficili, anche se adesso diventano un po' meglio,
è ancora difficile, però come tu dici, con l'età ti ne freghi un po' di tutto, non è che ti ne freghi, però Sì, ti puoi sei più difendere, distante, hai ti puoi un po' difendere. non so, di strumenti, di capacità per difenderti e per fare un po' a meno, no, di queste questioni. Quindi benissimo. Grazie tantissimo. Cosa Grazie a te. un consiglio? Tu consigli alla gente di studiare biologia? Quella è una domanda che io faccio sempre, sempre, cioè 2 volte, perché sei la seconda persona che faccio l'intervista che fa la scienza, no? La terza intervista che faccio, però tu sei la seconda scienziata. E quindi... Grazie per la scienziata. Allora, io penso che la biologia, che lo studio della vita, per forza non c'è niente di più interessante che la vita. Quindi sì, è divertente, ti diverti, ti puoi divertire, ma è anche molto difficile. Diciamo che è più semplice forse fare una carriera in economia magari, perché vabbè, se ti piace, mentre in biologia forse è un pochettino più difficile, soprattutto in biologia degli organismi, ok? Quello che facciamo noi, perché magari nelle biotecnologie è un po' più semplice. Nel nostro settore è un pochettino difficile trovare lavoro, quindi bisogna sapere che insomma, ci si mette davanti a una carriera difficile. Ok, grazie tanto. Dobbiamo dire che questo è acqua, quindi noi beviamo la birra quando lavoriamo. Sì. No, cioè quella della birra si è fatta di sera, sempre di sera perché sennò finiamo un po' male. Ma noi siamo di queste quello che mi piace a me di condividere le persone che mi piacciono molto sono quelle che ti abbracciano non soltanto quando bevi. Hai visto che quando bevi tutto il mondo è il fratello di tutti quanti. Quindi è il tuo caso nel senso di una persona carissima, Grazie, lo sai questo, sei una carissima amica. E ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, ciao. Quindi ci lasciamo qua. Lasciamo qua la conversazione e se vi è piaciuto il video fate un like, anche più like, condividete, abbonatevi se volete, siete invitati a abbonarvi al canale e lasciate dei commenti carini, carini. Per me può essere non carini, per Patrizia soltanto commenti carini. E ci vediamo la settimana prossima. Valete bene. Ciao.